Un caro saluto a tutti. Sono Sandra Vitolo, presidente dei corsi di studio in ingegneria chimica triennale e magistrale dell'Università di Pisa. Sono molto lieta di potervi presentare i nostri percorsi di studio e i loro sbocchi occupazionali. Iniziamo col descrivere di che cosa si occupa l'ingegneria chimica. Il campo operativo dell'ingegneria chimica è rappresentato dagli impianti industriali in cui si producono sostanze chimiche e materiali impiegati sia come prodotti intermedi che come beni di consumo diretto. L'ingegneria chimica, nell'ambito delle molteplici specializzazioni dell'ingegneria industriale, si occupa quindi in modo più specifico dei processi e degli impianti in cui si realizzano trasformazioni della materia. Trasformazioni della materia che, come abbiamo visto, sono finalizzate alla produzione di beni e materiali, come ad esempio farmaci, cosmetici, carburanti e combustibili, fertilizzanti, coloranti, materie plastiche e fibre e così via. Trasformazioni fisiche o chimiche che sono anche presenti in quegli impianti in cui si realizza la rimozione di inquinanti per la salvaguardia ambientale o il trattamento dei rifiuti, come ad esempio un impianto di depurazione delle acque reflue. L'ingegneria chimica, quindi, una volta definite le caratteristiche e le specifiche dei prodotti desiderati ed effettuata la selezione e la scelta delle materie prime in ingresso, progetta, realizza e gestisce i processi e gli impianti industriali. L'ingegneria chimica si occupa della progettazione e della sequenza delle trasformazioni a partire dalle materie prime selezionate per arrivare ai prodotti o al prodotto desiderato. Definisce le condizioni di ciascuna trasformazione e quantifica i flussi di materia e di energia. Si occupa della progettazione delle apparecchiature che dovranno andare a comporre l'impianto industriale reale. Una volta realizzato l'impianto industriale, gli ingegneri chimici saranno responsabili della sua gestione e controllo affinché l'impianto funzioni in piena efficienza e nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità ambientale. L'ingegnere chimico è quindi una figura estremamente versatile e trasversale che si occupa di tutte le fasi che vanno dalla esplorazione su scala di laboratorio fino alla realizzazione dell'impianto industriale. L'ingegneria chimica è in grado di fornire risposte tecnologicamente avanzate in tema di sostenibilità e sicurezza e conduce la sfida globale di transizione dal modello di economia lineare al modello di economia circolare. La formazione degli ingegneri chimici si articola attraverso una stretta integrazione di diversi ambiti disciplinari. Le discipline scientifiche di base, la chimica, la fisica, la matematica, le discipline tecniche più trasversali e comuni a tutte le ingegnerie industriali, quali il disegno, la scienza delle costruzioni, l'elettrotecnica, le macchine per i sistemi energetici e i metodi di gestione degli impianti. E le discipline tecniche specialistiche dell'ingegneria chimica, quali la termodinamica chimica, i principi dell'ingegneria chimica, la reattoristica e l'impiantistica chimica, la chimica industriale, simulazione e controllo automatico e sicurezza industriale. La formazione degli ingegneri chimici inizia con il percorso triennale, con la laurea di primo livello. A Pisa, la laurea triennale in ingegneria chimica è caratterizzata da una forte impronta metodologica e di trasversalità.
che permette da un lato l'inserimento immediato nelle realtà industriali e lavorative con responsabilità di gestione dei processi produttivi, oppure costituisce una solida base per il potenziamento e perfezionamento nella laurea magistrale. Nel percorso degli studi triennali ritroviamo le discipline che abbiamo precedentemente descritto, le materie scientifiche di base, gli insegnamenti tecnici trasversali comuni all'ingegneria industriale e le discipline tipiche e caratterizzanti l'ingegneria chimica. Gli studenti hanno poi la possibilità di scegliere alcuni insegnamenti che costituiscono l'opportunità per potersi perfezionare in alcuni ambiti specifici, quali ad esempio l'ingegneria chimica ambientale, gli impianti e processi di produzione di materie plastiche, l'ingegneria dei sistemi elettrochimici. In parallelo alla formazione curricolare, il corso di studio si preoccupa di offrire agli allievi l'opportunità di poter potenziare le proprie competenze trasversali, quali ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, la propensione al problem solving e le competenze comunicative. Con questa solida preparazione e formazione, gli ingegneri chimici trovano sbocchi occupazionali in un'ampia gamma di settori, che vanno dall'industria chimica, alimentare e farmaceutica, petrolifera, metallurgica, tessile, cartaria, conciaria, cosmetica, ai settori strategici di produzione e utilizzo di energia, alle aziende e gli enti di erogazione di servizi, acqua, elettricità, gas e di trattamento dei rifiuti urbani e industriali, le società di ingegneria che progettano gli impianti di processo, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati e le strutture tecniche della pubblica amministrazione deputate al governo dell'ambiente e della sicurezza industriale e la libera professione. Con questa preparazione multidisciplinare e trasversale, gli ingegneri chimici nei settori che abbiamo prima visto riescono a progredire nella loro carriera fino a raggiungere i più alti livelli di responsabilità. La laurea magistrale in ingegneria chimica è il naturale proseguimento del percorso formativo iniziato con la laurea di primo livello in ingegneria chimica. Nella laurea magistrale vengono potenziate e perfezionate le attitudini all'analisi e alla progettazione di processi e impianti. Si consegue una preparazione professionale a largo raggio, spiccata flessibilità, trasversalità e propensione al problem solving. Nel percorso formativo della laurea magistrale troviamo gli insegnamenti di discipline tecniche, caratteristiche dell'ingegneria chimica e attività a scelta che si collocano sulle frontiere più avanzate dell'innovazione tecnologica. Nella maggior parte degli insegnamenti della laurea magistrale sono previste attività di progettazione e studi di caso industriali. Gli allievi, suddivisi in gruppi di lavoro e supervisionati dai docenti e da tutor, hanno la possibilità di calarsi nelle problematiche e nella progettazione avanzata che poi ritroveranno nella loro attività professionale e hanno l'opportunità di poter utilizzare metodologie e strumenti avanzati di calcolo, di simulazione e di analisi che poi ritroveranno nella loro attività professionale futura. Anche la tesi di laurea magistrale è un'importante opportunità di formazione. La tesi di laurea può essere sviluppata all'interno dell'università oppure presso realtà industriali, e sono molte, con le quali il corso di laurea e i suoi docenti intrattengono relazioni di collaborazione stabile. All'interno di queste realtà industriali, che fanno capo all'industria petrolchimica, energetica, farmaceutica, cartaria, conciaria, i nostri studenti possono svolgere attività di tesi e tirocinio. Così come vi è la possibilità di poter svolgere la tesi presso università e centri di ricerca esteri, con i quali
i docenti e il corso di studio collaborano stabilmente, presso i quali i nostri studenti possono svolgere attività di tesi e tirocinio. Questa è anche la tesi di laurea, appunto, è anche l'opportunità per poter sperimentare esperienze di internazionalizzazione. Con questo bagaglio di esperienza e di formazione, gli ingegneri chimici dell'Università di Pisa sono da sempre apprezzati in Italia e nel mondo e trovano lavoro pressoché immediatamente. Questo è avallato ed è confermato dalle numerose aziende che fanno parte della commissione permanente di consultazione del nostro corso di studi. A conclusione di questa presentazione desidero formulare l'auspicio di poter condividere qui a Pisa, presso la nostra scuola di ingegneria, il percorso formativo che vi porterà ad essere gli ingegneri chimici di domani. Ingegneri che contribuiranno a dare risposte concrete alle grandi sfide tecnologiche del nuovo millennio. Nuovi processi chimici sostenibili, protezione, salvaguardia e risanamento dell'ambiente, trasporti ecocompatibili, esigenze energetiche e nutrizionali dell'umanità, biotecnologie, materiali avanzati e nuovi farmaci. E grazie per l'attenzione.